Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la definizione del form per la personalizzazione dell'account personale e abbiamo definito la funzione per la personalizzazione del profilo e ci siamo limitati al recupero dei dati e ai primi controlli. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a creare una funzione PHP che ci permetterà, qualora l'utente non specifichi una foto per il proprio profilo personale, di generarne una in automatico. Quindi ci spostiamo nel nostro editor e nella nostra funzione salva modifiche profilo andiamo a commentare il controllo sui campi postati, il salvataggio in caso di errore, quindi l'header location, quindi tutta questa parte qua. E ci concentriamo invece sulla generazione di un'immagine casuale in base al nome dell'utente postato. Nello specifico, quindi andremo a creare un'immagine come quelle che vengono inserite negli account di Google, quindi genereremo un'immagine con un suo colore di sfondo e al centro dell'immagine caricheremo la lettera iniziale, per esempio, dello username. Bene, quindi per prima cosa definiamo la variabile immagine che sarà uguale a image create true color e per prima cosa definiamo il formato, quindi la larghezza e l'altezza della nostra immagine, quindi la definiamo di 400 x 400 pixel. Bene, poi andiamo a definire il colore di sfondo, quindi la variabile sfondo che sarà uguale a image color allocate. Questa funzione non l'abbiamo ancora vista, ma come abbiamo anticipato va a settare il colore di sfondo alla nostra immagine e la funzione ha bisogno in ingresso della variabile immagine, quindi quella che abbiamo appena definito, e il colore di sfondo nel formato red, green e blu, quindi con la tonalità da noi richiesta. Noi specifichiamo un violetto. Qua possiamo mettere il colore che ci piace e magari vediamo poi più avanti di definire magari un array con determinati colori di default e magari andarli a pescare a random. Vediamo un attimino. Per il momento ci limitiamo a settarglielo viola. Poi definiamo il colore del testo, quindi colore testo, utilizzando la stessa funzione image color allocate, e definiamo il colore di testo nero, quindi tutto a 0. Bene, e poi disegniamo un rettangolo all'interno della nostra immagine col colore di sfondo che abbiamo scelto, quindi utilizziamo la funzione image filled rectangle, gli passiamo la nostra immagine, virgola, la coordinata x ed y di partenza per il disegno dell'immagine. Noi vogliamo che parta dall'angolo in alto a sinistra, quindi 0 0, e poi vuole la lunghezza e l'altezza del rettangolo. Noi vogliamo che il colore di sfondo abbia la stessa dimensione dell'immagine, quindi 400 x 400, e poi per finire gli dobbiamo passare il colore di sfondo. Bene, quindi in questo modo stiamo andando a riempire la nostra immagine e invece di andarla a salvare all'interno del nostro server la visualizziamo a video. Ora, per poterla visualizzare a video
dovremmo dirgli header aperta e chiusa tonda, quindi usiamo la stessa funzione per il location, però all'interno gli diciamo content type due punti image slash png, quindi andiamo a visualizzare nel nostro browser l'immagine appena creata e poi gli diciamo image png e gli passiamo la nostra immagine. Perfetto, quindi salviamo, inoltriamo la nostra richiesta e come vedete ora abbiamo un'immagine di 400x400 col colore di sfondo che abbiamo scelto. Perfetto, ora quello che dobbiamo fare è inserire del testo all'interno della nostra immagine. Quello che dovremo fare è utilizzare la funzione image string e gli passiamo l'immagine, poi il font nel formato intero. Se ci colleghiamo su php.net, quindi ricerchiamo la funzione image string, come vedete qua come font ci dice che possiamo utilizzare i numeri da 1 a 5 per il formato standard, diciamo, oppure utilizzare la funzione image load font e caricare il font da noi desiderato. Poi vediamo, invece di utilizzare questa funzione, di utilizzare direttamente, vedete, tramite image load font dobbiamo passargli il percorso del font da utilizzare. Invece di utilizzare poi questa funzione ne utilizzeremo un'altra più personalizzabile. Adesso è giusto per inserire del testo, quindi qua gli specifichiamo 5, poi vuole la coordinata iniziale da dove scrivere, insomma, e glielo impostiamo x a 10 ed y a 10, e poi vuole la stringa, quindi il testo che dobbiamo scrivere, ci scriviamo ciao provvisoriamente, e poi il colore del testo, quindi la nostra variabile colore testo. Bene, quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete ora alla coordinata x10 y10 viene visualizzato il testo ciao all'interno della nostra immagine. Perfetto. Ora quindi commentiamo la funzione image string e utilizziamo un'altra funzione più personalizzabile che si chiama image tt ftext, che prende come sempre in ingresso l'immagine, poi li possiamo specificare la grandezza del testo, quindi in pixel, mettiamoli 20 pixel, poi vuole l'angolo, quindi tramite l'angolo, se noi lo impostiamo adesso a 0, la scritta sarà orizzontale, ma possiamo dare anche un angolo in gradi per, insomma, ruotare la nostra immagine, quindi per il momento lo impostiamo a 0. Poi come sempre vuole la coordinata x ed y di partenza, insomma da dove iniziare a scrivere il nostro testo, poi vuole il colore, quindi il colore di testo, la stringa del font file, quindi il nostro font, e adesso ci arriviamo, anzi ci scriviamo font qua, e poi ce lo calcoliamo, e poi la stringa di testo, quindi ci limitiamo nuovamente a scrivergli ciao. Perfetto. E per quanto riguarda il font da utilizzare, quindi definiamo la variabile font che sarà uguale al percorso dove risiede il nostro font. Ora o ci scarichiamo all'interno del nostro server i file TTF con il relativo font, oppure possiamo utilizzare semplicemente quello del percorso di Windows, quindi c
per il momento specifichiamo quello di Windows, poi vediamo magari di creare una cartella e ci inseriamo al suo interno il font. Quindi C due punti slash Windows slash fonts slash e richiamiamo il verdana.ttf, quindi il font che vogliamo utilizzare è questo qua. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, perfetto, ha inserito il nostro testo. Ora in base alla dimensione del testo qua dobbiamo modificare X ed Y, lo impostiamo magari a 50, più che altro è Y che dà problemi, F5, e come vedete ora abbiamo modificato correttamente anche il font size e il font family del nostro testo. Bene, poi vediamo a fine video guida magari spostiamo sul nostro server anche il file ttf del nostro font, quindi andremo a definire una cartella font e lo prenderemo direttamente dal nostro server. Perfetto, ora quello che dobbiamo fare è innanzitutto non scrivere ciao qua, ma prendere la prima lettera dello username postato, e quindi che ha sicuramente superato i nostri controlli, e quindi sarà l'username effettivo che andrà inserito poi all'interno del nostro database. Quindi ricavare la prima lettera, la convertiamo in maiuscolo qualora l'utente abbia specificato una lettera minuscola, e come testo inseriamo quindi la lettera. Quindi definiremo la variabile lettera che sarà uguale a username all'indice 0, quindi la prima lettera, e poi gli diciamo che sarà convertita a maiuscola, quindi con str topper. Anche questa funzione l'abbiamo già vista, va a settare il carattere maiuscolo, e quindi qua ci andrà lettera. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete ora ci stampa la lettera O maiuscola, perché l'username postato è Odla Production. Ora inseriamo un altro utente, quindi l'username gli diciamo Rossi per esempio, personalizziamo il profilo e come vedete ci stampa la R maiuscola. Perfetto, ora quello che dobbiamo fare è in realtà andare a centrare la nostra lettera e ingrandire ovviamente anche il size. Allora, per quanto riguarda il size glielo impostiamo di 300, quindi F5. Perfetto, ora quello che dobbiamo fare è centrare l'immagine ovviamente in base al font size, e qua potremo anche in realtà vedere di giostrarcelo, no? Però vi faccio vedere che poi ci saranno dei problemi. Quindi per esempio inseriamo 200, anzi no, l'X non lo tocchiamo, mettiamo qua 300 in altezza, F5. Perfetto, ci siamo quasi. Qua li mettiamo 350. Ok, diciamo che ci siamo e apparentemente sembrerebbe tutto a posto. Ora quello che facciamo è lettera lo commentiamo, quindi non prendiamo quella postata ma definiamo qua lettera e gli passiamo noi direttamente la lettera maiuscola. Quindi proviamo con la A per esempio, quindi la R sembra abbastanza centrata. Ok, premiamo F5 e come vedete in altezza andiamo bene, però abbiamo
sicuramente dei problemi, avremo dei problemi per quanto riguarda la larghezza. Ora vediamo di centrare là, quindi invece di passarli 50 li mettiamo 70. 70 è troppo, mettiamoli 60. Bene, adesso è centrata. Ora cambiamo la lettera e impostiamo per esempio la lettera Y. Premiamo F5 e come vedete già la Y sta dando problemi perché risulta più attaccato qua a sinistra rispetto, c'è più spazio a destra rispetto che a sinistra, non è centrata. Lo notiamo molto di più utilizzando per esempio la I. Premiamo F5 e come vedete la I giustamente parte dall'angolo qua a 60. Ora quello che dobbiamo fare quindi è, a prescindere dalla lettera che andiamo a utilizzare, è centrare la nostra immagine, soprattutto per quanto riguarda la coordinata X, perché la Y bene o male rimane più o meno la stessa. Ora per poter fare questo dobbiamo utilizzare una nuova funzione in PHP che si chiama image ttf bbox, che vuole in ingresso il font size che stiamo utilizzando, l'angolo, in questo caso 0, quindi l'angolo di rotazione del nostro testo, poi il font che stiamo utilizzando e la stringa di testo. Quindi praticamente vuole il testo e il formato che stiamo caricando. Quindi innanzitutto lettera lo dobbiamo mettere qua su, quindi prima della chiamata della funzione. Questa funzione qua restituirà un array e vediamo dal sito di PHPNet che cosa nello specifico restituisce. Quindi image bbbox, eccola qua, quindi restituisce un array di 8 elementi che rappresentano i 4 punti estremi della nostra immagine, quindi del nostro testo. E come vedete abbiamo lower left corner X position, lower left corner Y, quindi sostanzialmente quindi ci restituisce l'upper X ed Y sinistro, l'upper X ed Y destro, il lower X ed Y sinistro e il lower X ed Y destro, quindi le coordinate del nostro testo in base al font utilizzato e al font size. Quindi noi, avendo questi dati e avendo ovviamente l'immagine, quindi le dimensioni dell'immagine, ci possiamo ricavare le coordinate X ed Y da dove iniziare a scrivere la nostra immagine. Ora, tramite sempre il sito di PHPNet ci sono degli esempi. Vedete qua definisce la variabile bbox e richiama la funzione, gli passa il font size, l'angolo, il testo, scusate, il font family e poi gli passa il testo in ingresso, quindi lo stesso testo che deve essere poi stampato, e poi si calcola le coordinate utilizzando queste formule. Ora le andremo a provare e vi farò notare come ci saranno dei problemi e poi invece vi faccio vedere quello che ho utilizzato io. Allora, quindi definisce bbox e gli passa il font size e noi ovviamente gli passiamo il nostro, quindi bbox sarà uguale al nostro font size e al nostro font family, perfetto, e poi si ricava X ed Y dall'array bbox. Bene, quindi qua ci inseriamo
$X e $Y. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5 e ci sta dando errore perché qua ovviamente dobbiamo passargli la nostra immagine. Ok, quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete la nostra I non è affatto centrata, ci sono dei problemi per quanto riguarda la coordinata X e anche per quanto riguarda la coordinata Y, non è affatto centrata. Ora passiamoli un'altra lettera, per esempio la B, F5 e anche la B in effetti non è centrata. La C idem, insomma non è affatto centrata. Proviamo a passargli la A, F5 e come vedete la A sembra apparentemente centrata. Bene, ora vediamo invece di ragionare sulla nostra immagine e cercare di ottenere il miglior risultato possibile. Quindi innanzitutto andiamo a calcolarci e a passargli come valore di x la nostra immagine diviso 2. Quindi gli diremo semplicemente che x sarà uguale a 400, che è la grandezza della nostra immagine, diviso 2 e vediamo cosa viene fuori. Quindi F5 e come vedete la nostra scritta, quindi la lettera A, viene posizionata, o meglio iniziata a stampare dal centro della nostra immagine. Bene, ora quello che dobbiamo fare noi partendo da questo punto è togliere la dimensione di A e dovremo utilizzare la funzione quindi bbox, quindi le due coordinate relative alla x. Sostanzialmente le andremo a sommare e le sottrarremo alla nostra larghezza. Quindi gli diremo che 400, quindi la larghezza, meno bbox, vediamo gli indici, bbox abbiamo detto l'inferiore sinistro di x e l'inferiore destro sempre di x. Quindi sommeremo bbox di 0 più bbox di 2, quindi 400 meno la somma delle due coordinate e poi il risultato lo divideremo tutto per 2. Quindi salviamo, premiamo F5, perfetto, è andato ancora più avanti perché in realtà la suddivisione la dobbiamo fare dopo, quindi noi dobbiamo fare prima le operazioni di somma, quindi sommiamo le due coordinate e le sottraiamo alle dimensioni effettive della nostra immagine e poi dividiamo il contenuto per 2, quindi salviamo, F5 e come vedete ora l'immagine per quanto riguarda la lettera A è perfettamente centrata all'interno del suo box. Ora cambiamo lettera, impostiamo la I, che avevamo riscontrato dei problemi, F5 e come vedete anche la I è perfettamente centrata. Bene, ora non dovremo fare altro che ripetere la stessa operazione anche per la coordinata y, soltanto che ovviamente non li potremo passare l'array bbox indice 0 ed indice 2, ma dovremo utilizzare i rispettivi indici che sono il lower left y, quindi l'1, e l'upper right y. Quindi al posto di indice 0 mettiamo 1
e qua 5. Quindi salviamo, premiamo F5 e anzi non premiamo ancora F5 e notate qua come la I sia più vicina al bordo rispetto al bordo inferiore. Quindi F5 e come vedete ora hanno la stessa distanza. Perfetto, ora impostiamo per esempio la lettera W, F5 e come vedete qua si evince perfettamente come la lettera sia perfettamente centrata. Bene, quindi qua ora lettera sarà uguale alla prima lettera dell'username postato, F5, perfetto, e nonostante non sembri centrata, in realtà l'immagine è completamente centrata perché la nostra lettera non finisce qua dove c'è la stondatura, ma giustamente finisce qua dove c'è la gambettina della R. Quindi il punto estremo è questo, non questo. Quindi nonostante non sia effettivamente centrata, in realtà l'immagine è centrata. Bene, quindi in questo modo andiamo a centrare correttamente la nostra lettera. Creiamo la funzione genera avatar e racchiudiamo tutto il nostro codice al suo interno. Bene, e alla funzione genera avatar in ingresso gli passeremo il testo, quindi il testo da cui ricavare la prima lettera, poi gli passiamo la grandezza dell'immagine che di default la impostiamo a 400, l'altezza di default a 400, poi gli passiamo il font size, anch'esso di default lo impostiamo a 300 come l'abbiamo definito nel nostro file. Quindi qua ci andrà nelle dimensioni dell'immagine width ed height. Bene, e lo stesso lo dobbiamo impostare nella funzione image filled rectangle, quindi la funzione che ci disegna il rettangolo. Bene, poi impostiamo il font size sia alla funzione bbbox, quindi la funzione che ci restituisce l'array con le coordinate, e alla funzione invece che va a scrivere il contenuto. Perfetto. Bene, quindi in questo modo se non vengono specificati questi valori verranno utilizzati quelli di default. Poi alla fine della nostra funzione non gli facciamo fare l'header content type image png, quindi non la stamperemo a video, ma definiremo la variabile directory e inseriamo il percorso dove salvare le nostre immagini, quindi sarà in pubblica upload img e al suo interno definiamo una nuova cartella che la chiamiamo avatar e al suo interno creiamo il file lettera.png. Quindi verrà caricata l'immagine in questa cartella avatar, e ovviamente poi la funzione genera avatar la richiameremo soltanto se l'immagine con l'avatar non è stato già creato. Quindi qualora ci siano due utenti che abbiano la stessa iniziale per quanto riguarda lo username, verrà generata soltanto un'immagine avatar e poi tutti e due utilizzeranno la stessa. Perfetto. E all'interno della funzione image png, oltre all'immagine, gli passiamo la nostra directory. Bene, poi per quanto riguarda il font,
non lo recuperiamo dalla cartella di Windows, ma lo salveremo all'interno della cartella include / all'interno della cartella font. Quindi andiamo a creare anche questa cartella e ci spostiamo il file TTF di Windows. Quindi salviamo e innanzitutto all'interno di include creiamo una nuova cartella che la chiamiamo font e al suo interno dalla cartella C Windows fonts ricopiamo il carattere Verdana. Eccolo qua. Quindi copia e ce lo spostiamo in Apache htdocs include font. Bene, poi all'interno invece della cartella pubblica upload img creiamo una nuova cartella che la chiamiamo avatar, dove verranno inseriti i nostri avatar. Bene, ora creiamo un nuovo file PHP, apriamo i tag ovviamente PHP e al suo interno inseriamo la nostra funzione. Perfetto, lo salviamo all'interno della cartella include come genera avatar.php e poi apriamo il file action, quindi il file che richiama tutte le nostre funzioni, e includiamo anche il file genera avatar. Quindi salviamo e nella nostra funzione salva modifiche profilo qua ci limitiamo a richiamare la funzione genera avatar e gli passiamo in ingresso la nostra username e gli altri dati ovviamente non li specifichiamo, quindi testo, e questi li abbiamo lasciati impostati di default. Qua ci siamo dimenticati di cambiare username con testo, deve andare ovviamente a calcolarsi la prima lettera in base al testo in ingresso. Perfetto, quindi salviamo e testiamo la personalizzazione, quindi la generazione dell'avatar di Odla Production. Quindi personalizziamo il nostro profilo. Qua la pagina rimane bianca perché ovviamente l'header location finale non è impostato. Ci spostiamo all'interno della cartella avatar e come vedete è stato creato il file o.png di 400x400. Perfetto, lo apriamo e come vedete è stato creato correttamente il nostro avatar. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida andiamo a completare i controlli dei campi postati, definiremo la tabella per la personalizzazione del profilo e salveremo tutti i dati al suo interno.